Oggi parleremo di una delle routine di uno degli uomini più famosi e ormai divenuti anche tra i più popolari in tutto il mondo. Una cosa che ci hanno insegnato a non fare, ma che in realtà potrebbe essere un ingrediente davvero importante per migliorare le nostre performance, è copiare. Ma come copiare? Sì, perché se fatto con il giusto modo, con il giusto approccio, può rivelarsi un ingrediente davvero fondamentale. Per questo, ragazzi, oggi inizieremo una nuova serie che ci porterà a esplorare i segreti più nascosti e la routine di alcuni tra i personaggi più produttivi e famosi di tutto il mondo. Primo tra questi, l'avete sicuramente già scoperto dal titolo, ma abbiamo scelto Elon Musk. Per quelli che ancora non hanno bene in mente il personaggio, dovete sapere che è uno dei primi fondatori di PayPal e attualmente è il CEO e founder di Tesla, di SpaceX e della più recente Neuralink. Sicuramente un uomo visionario che sta cambiando il mondo e chissà che altre novità potrà riservarci nel prossimo futuro. Ma come fa? Qual è il suo segreto che sta dietro al genio di Elon Musk? Molte cose le ho scoperte grazie alla sua biografia, che vi lascio qui il link in descrizione se volete acquistarlo. Nel libro scoprirete tutte quante le storie dalla sua infanzia fino alla costruzione di Tesla, di SpaceX e del suo grande successo. La sua giornata inizia così. Elon si sveglia alle 7, si fa una bella doccia e va subito a prepararsi un buon caffè, ma niente colazione. Su questo devo dire che mi ci sono trovato abbastanza bene. Devo ammettere che la doccia, nonostante sia bene farla magari la sera per togliersi di dosso tutto quanto lo stress della giornata e le varie tensioni, farla la mattina attiva notevolmente il cervello, come ci dice anche lui. Mentre per quanto magari riguarda la colazione, non è stato così difficile, in quanto da più di un anno ormai utilizzo la tecnica del digiuno intermittente e quindi un caffè è più che sufficiente. Attenzione però, no, non stiamo ancora entrando nel vero vivo del personaggio. Elon poi, dopo aver fatto colazione, porta a scuola ben i suoi 6 figli. Questa è una cosa che ancora non mi tocca, quindi per fortuna la saltiamo e andiamo avanti al prossimo step. Infatti il problema, signori e signori, arriva adesso. Secondo infatti le sue dichiarazioni, e qui arriva il problema di emulare la sua morning routine, lui si dedica ben 100 ore a settimana nel suo lavoro. 40 ore le dedica a Tesla, 40 a SpaceX e 20 alle altre varie imprese che gestisce. La parte interessante per cercare di capire la mente di questo personaggio è che lui divide tutte le sue attività in 5 minuti. Nello sperimentare in questi 7 giorni la sua morning routine, ovviamente non ho potuto dividere sempre tutto quanto in 5 minuti. Mentre lavoravo in azienda, infatti non ho utilizzato questo tipo di tecnica, che invece ho applicato la sera quando mi dedico allo studio, al montaggio di video o alla scrittura di nuovi contenuti. Continuiamo però a cercare di comprendere un po' questo personaggio. E allora, magari vi chiederete, ma il tempo libero? Con 100 ore lavorative? Ma ci arriviamo. Tranne qualche ora magari il sabato mattina, Elon il sabato pomeriggio e la domenica si dedica completamente alla famiglia e alle feste. Sì, perché il buon Elon è un grande amante di party e è stato scoperto dai paparazzi ad affittare con degli amici un intero castello per dedicarsi alla classica festa del sabato sera. Mi sembra tutto normale. Oltre a questo, un'altra domanda che potremmo farci è: ma Elon Musk si allena mai? Sì, ha detto che fa anche questo. Infatti Elon dedica 2 ore alla settimana in allenamento. Personalmente credo che sia un po' pochetto saputo per una persona che dedica ben 100 ore a settimana, almeno, seduto su una scrivania a lavorare in modo frenetico. Cercando di capire però questi ultimi dettagli della vita di Elon Musk, quanto dorme Elon? Elon dorme 6 ore a notte. Infatti in alcune sue dichiarazioni ha detto di appunto svegliarsi alle 7 di mattina e dormire per una media di 6 ore, quindi possiamo capire che andrà a letto circa intorno all'1 di notte. Parlando poi invece di libri, questo è un altro aspetto molto caratteristico di Elon Musk, che come Bill Gates e Warren Buffett è diventato molto popolare per il numero di libri che ogni anno riesce a leggere. 2 però in particolare lui li consiglia sempre all'interno dei suoi speech. Il primo è Il Signore degli Anelli e il secondo è l'autobiografia di Benjamin Franklin. Arriviamo però alle conclusioni di questa settimana. Come avete visto, non sono riuscito a vivere sempre come Elon Musk perché la sua routine è alquanto impossibile da sostenere per una persona normale e oltretutto, avendo un lavoro in azienda, è abbastanza complesso gestire le mie giornate nello stesso suo modo. Quelle poche volte che però ho avuto occasione di farlo, ho fatto davvero difficoltà, non tanto a focalizzarmi per 5 minuti in un'attività, ma a capire che cosa poter fare in quei singoli 5 minuti scanditi nel tempo. Dividere infatti la giornata in slot da 5 minuti forse diventa un po' un modo estremo di vedere la vita. Magari potremmo avvicinarci un po' di più al modulo utilizzato da Obama che la scandisce in 15 minuti, anche se forse per cose più piccole potrebbero essere addirittura troppi. Ma
Magari ne parleremo in un prossimo video. Infine ragazzi vi voglio lasciare con una citazione che il buon Elon rilascia spesso quando magari gli intervistatori gli dicono che sembra assurdo che una persona possa lavorare 100 ore alla settimana. Ebbene, lui dice che nessuno può pensare di cambiare il mondo lavorando soltanto 40 ore alla settimana. Qui allora aspetta a noi capire, vorremmo davvero cambiare il mondo? Vogliamo cambiare le cose? Beh, forse quanto lavoriamo non è davvero abbastanza. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine del racconto di Elon Musk e di questi 7 giorni da me vissuti, più o meno come lui. Fatemi sapere nei commenti quali sarebbero altri personaggi di cui vorreste scoprire la morning routine, perché si sono distinti per loro grandi capacità produttive, magari un Bill Gates, un Warren Buffett, un The Rock, o forse, consigliatemelo anche voi nei commenti. Noi ci vediamo in un prossimo video, ricordate di mettere like e attivate la campanella.